Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi video guida riguardo questo Virtual Pet. In realtà questo pet ha parecchi nomi in base alla regione dove è stato rilasciato. Per esempio questo si chiama Pocket Puppy ed è della marca Cooltech. Poi ho visto in internet che si trova anche sotto il nome di Micropet, la marca è Bluetech, oppure in Italia si chiama Beniamino della Gig. Questa versione, che semplicemente sotto ha scritto solo Made in Cina, non ha un nome specifico, infatti non sono riuscita a trovare un'immagine del packaging. Ho fatto alcune ricerche in internet, ho visto che semplicemente questa shell, questa particolare estetica, che sembra più una mucca che un cane, praticamente è stata rilasciata solo in Cina. Quindi non so se quelle informazioni fossero attendibili o meno, però teniamola per vera, insomma, questa shell è solo per i paesi orientali, mentre quest'altra versione di cane è uscita in Europa e in America. All'interno comunque a livello di programma, giocabilità, software e tutto sono comunque identici, quindi non importa quale delle due shell troviate, se volete provare questo Virtual Pet sappiate che appunto all'interno sono completamente uguali. Io ho fatto pratica, diciamo, per creare questa guida con questa particolare shell. Poi andremo ad accendere da zero anche questa, così se volete comprarlo e vedere com'è, almeno sapete a cosa andate incontro. La mia, diciamo, premessa è che questo pet è veramente bisognoso di attenzioni. Se appunto non avete abbastanza tempo da dedicargli, il vostro cucciolo scapperà molte volte e quindi o morirà o non ve lo troverete più semplicemente. Se avete visto il mio video precedente, il mio primo video, saprete che sono particolarmente affezionata a questo V-Pet, in particolar modo questa shell, in quanto appunto quando ero piccola è stato il mio primo giochino elettronico del genere, però non ho dei bei ricordi in quanto semplicemente per la mia età era troppo complicato. Infatti, dopo averci giocato per un periodo, devo averlo praticamente dimenticato. Poi quando sono andata a riprenderlo in mano ho visto che era scappato o morto, adesso non ricordo, e c'ero rimasta malissimo. Qualche tempo fa, vedendoli nuovamente in commercio, è come se mi fosse ritornato tutto alla memoria e quindi non ho saputo resistere e ne ho comprati un paio, semplicemente per poterli provare nuovamente e poterli rigiocare sapendo come fare e potendomeli così godere al meglio. Partiamo con la schermata iniziale. Allora, intanto i tasti, come vedete, sono 4: A, B, C e D. Allora, con A andate indietro nel menu, con B scorrete in avanti, con C confermate e con D tornate indietro. Quindi la prima icona in alto a sinistra è l'icona delle statistiche. Confermiamo ed entriamo. Vediamo che la prima schermata contiene 3 loghi, 3 colonnine. La prima colonnina indica quanti trick ha imparato, quindi quanto addomesticato è finora. Come vedete il mio ha solo una tacca, quindi è veramente poco addomesticato. La seconda colonna indica la felicità, la terza la salute. Poi premendo il tasto B andiamo nella seconda schermata, il livello di sazietà, il peso e il livello di sonno. Premendo nuovamente B andiamo alla terza schermata, l'età, il peso, i punti finora guadagnati
l'orario e basta. Per togliere il suono basta premere il tasto D e poi C. E per riattivarlo la stessa procedura, D e C. L'orario purtroppo invece non può essere cambiato. Va impostato all'inizio quando si accende il gioco e poi si può reimpostare solo dopo un reset. Questo piccolo tastino è il tasto del reset. Quindi anche purtroppo a causa di ciò non ha possibilità di poter venire messo in pausa e nuovamente lo consiglio a chi ha tempo e voglia di starci dietro. Come dicono anche le istruzioni ufficiali, io sono riuscita a recuperarle in inglese, lo scopo di questo Virtual Pet è collezionare più punti possibili. Non so come mai, non hanno granché utilità i punti, però non lo so, ancora non sono riuscita ad arrivare fino alla fine a vedere che finale avrò, quindi effettivamente non so il totalizzare di punti, se è maggiore o minore, cosa mi cambia, però atteniamoci a quello che dicono le istruzioni. Quindi possiamo avere un massimo di 60 punti al giorno per ognuna delle caratteristiche come felicità, fame, sonno, salute, eccetera. Inoltre guadagneremo 1000 punti se riusciamo a far fare i bisognini al nostro cucciolo dove deve farli, quindi il paper training, e 200 punti per ognuno dei 4 tricks che può imparare. Il modo però più semplice per far guadagnare punti al nostro cucciolo è il gioco, giocare, quindi andiamo nell'icona in basso a sinistra della pallina per giocare. Il gioco è solo uno, ma è molto semplice. Usiamo i tasti A e i tasti B per muovere la nostra mano su e giù, e usiamo il tasto C per lanciare la pallina al nostro cucciolo. In questo caso l'ha mancata. Ora gliela facciamo prendere, vediamo se riesce a prenderla ancora. No, la manca ancora. Come vedete in alto a destra ci sono dei numeri. Quando il cucciolo riesce a prendere la pallina, sale la cifra di destra e quindi lui totalizza un punto. Se invece facciamo perdere la presa al cucciolo, come in questo caso, e lui non prende la pallina, il punto lo totalizziamo noi e sale la cifra di sinistra. Il primo dei due che arriva a 9 punti vince. Quindi potrete ben immaginare che alla fine i punti guadagnati possono salire di molto e questo conviene per noi, conviene per il nostro totale di punti guadagnati. Però ogni tanto è sempre bene far vincere anche il cucciolo in modo che diventi felice. Ora gliela facciamo prendere, lui era arrivato a 9 punti e vedete che appunto noi abbiamo guadagnato 59 punti, però comunque lui è stato molto felice di aver potuto giocare. Ecco, infatti adesso si vede che è felice. Quando vedete il vostro cucciolo avvicinarsi allo schermo, con questa immagine esprimerà felicità, qui esprimerà rabbia. Questa immagine comparirà quando dovrà fare i propri bisognini, qui quando avrà sonno, quando si sentirà colpevole qui, tipo che appunto ha fatto i propri bisognini fuori dall'apposita carta, quando è malato assumerà questo aspetto, triste e affamato. Quindi questa è anche una piccola leggenda per capire di cosa ha bisogno il vostro cucciolo. Piccolo edit: non guadagneremo punteggio per il massimo per la cifra che avremo totalizzato alla fine del gioco, ma guadagneremo punti che andranno a sommarsi al nostro totale semplicemente solo se vinciamo noi, quindi se riusciamo ad arrivare a 9 punti per primi.
Quindi, visto che alla fine guadagnare punti non penso abbia tutta questa importanza, ma penso sia ben più importante far guadagnare felicità al nostro cucciolo, anche perché appunto la sua barra di felicità si svuoterà abbastanza facilmente, penso convenga di più giocare semplicemente per far guadagnare felicità e non effettivamente per guadagnare punti. Ecco, un'altra cosa importante da dire è l'età. Riguardo l'età, il nostro cucciolo compierà gli anni il terzo giorno di gioco e partendo da lì ogni 2 giorni successivi, e questo indicherà la sua età. Al raggiungimento del 23esimo giorno di gioco, il gioco finirà. In base al punteggio guadagnato si avranno vari finali, quindi presumo che si avrà un finale positivo nel caso si totalizzi un punteggio alto, un finale negativo in caso il punteggio non sia proprio così alto. Comunque il gioco di per sé può terminare in qualsiasi momento quando il cucciolo scappa perché appunto l'avete un po' ignorato. Se succede lo richiamate con questa icona, la penultima qui in basso a destra, e lui ritornerà. Però se scappa un sacco di volte può essere che anche se lo chiamate non ritorni più e quindi in quel caso il gioco finisce e dovete per forza resettarlo, perdendo quindi tutti i progressi accumulati fino a quel momento. Tornando all'icona delle statistiche, andiamo ad analizzare le altre voci. Una cosa importante è il peso. Il nostro cucciolo il primo giorno nascerà con un peso di 80 e guadagnerà 80 ogni giorno successivo per i successivi 5 giorni, fino a raggiungere 480. Da lì in poi non guadagnerà più peso. Comunque, in base a quanto cibo gli diamo e a quante passeggiate gli facciamo fare, potrà ingrassare o dimagrire. Un'altra cosa molto utile che ci serve per capire se ci stiamo comportando bene o no con lui, come anche è indicato nelle istruzioni, è il livello ideale di queste barre. Allora, queste 3 colonnine hanno, se vedete, come una levetta. Immaginatevi una levetta. Per ogni fila orizzontale di pixel c'è un numero corrispondente, quindi partendo dal basso, da 1 fino a 7. I valori ideali della prima colonna sarà 7, quindi deve la levetta orizzontale raggiungere fino alla cima, fino alla settima fila di pixel. La colonna della felicità, anche questa 7, quindi a me manca solo un livello, diciamo, per arrivare al massimo consigliato. La colonna della salute, anch'essa per essere al top deve arrivare fino alla fine, fino al 7. Lo stesso anche per le 3 colonne successive, a parte quella del peso, che è quella centrale, che va bene lì dov'è, quindi a 4. Se notate, la levetta è alla quarta riga di pixel partendo dal basso, quindi di peso siamo giusti. Sonno gli manca un po', fame gli manca solo 1. Se cercate di mantenere questi parametri appunto come consigliato, tutto al massimo che raggiunge 7, a parte la colonna del peso che va bene a 4 dov'è, potete star sicuri che il vostro cucciolo crescerà felice. Se invece uno di quei valori dovesse scendere troppo oppure raggiungere addirittura essere vuota la colonna, vedrete l'ultima icona in basso a destra accendersi, che è l'icona dell'attenzione. È come appunto un cane che abbaia. Mi sono trovata svariate volte quest'icona accesa nonostante tutte le colonnine qui fossero a posto.
e provando ho visto che era perché il cucciolo era malato. Quindi se per caso dovesse capitare anche a voi e non capite perché vi sta chiamando, basta andare nella terza icona, selezionare la prima opzione e vedrete che appunto gli verrà fatta un'iniezione al vostro cucciolo, così facendo guarirà. Ora ovviamente, non essendo malato, non la vuole, giustamente, e farà no con la testa. Se selezioniamo il secondo disegno, gli facciamo il bagno, quindi anche in questo caso dirà di no perché è pulito. Dal momento in cui vedrete che ci sono delle pulci che infestano il nostro povero cucciolo, perché appunto l'avete un po' ignorato o perché ha fatto i propri bisogni e non sono stati prontamente tolti dalla stanza, gli compariranno le pulci. Quindi dovremo andare a fargli il bagno con la seconda icona, questa qui, la saponetta. La terza e ultima icona qui invece è per pulire i bisogni. Quindi se vedete che lui li ha fatti, nello schermo basterà pulirli così e verranno portati via da questa paletta. Andiamo ora a vedere la seconda icona, quella del cibo. Durante i primi giorni, quando il vostro cucciolo non sarà ancora adulto, accetterà solamente questo pasto. Quando crescerà, potrà mangiare anche questo, che è il pasto per gli adulti, che corrisponde a 3 pasti dei cuccioli. Mi raccomando, ogni volta che date da mangiare al vostro cucciolo o comunque al vostro cane, anche se adulto, non skippate mai l'animazione, perché se la skippate non verrà contata. E mi raccomando, date sempre anche l'acqua. Questa è l'acqua. Se il cucciolo non sarà adeguatamente, non gli verrà dato da mangiare o da bere abbastanza volte, potrà scappare. Quindi mi raccomando, servite sempre il pasto da adulti, l'acqua o il pasto per i cuccioli e non skippate mai l'animazione che fa quando mangia. Proseguendo con le icone troviamo quella del sonno. Se la premiamo, il nostro cucciolo andrà a dormire per un'ora di tempo. Ecco qui, molto carino, quando sbatte un po' gli occhi e poi si addormenta. Ecco, se premiamo nuovamente l'icona del sonno, possiamo decidere se svegliarlo, se dargli altro sonno, quindi gli allunghiamo il tempo del riposino, però appunto io non lo consiglio perché si sveglierà affamato e privo di felicità. Quindi io lo lascio solitamente sempre il tempo necessario per riposare un po' e poi si sveglierà da solo. Quindi è importante in questo caso tenere l'audio acceso, così so quando si sveglia. Comunque se lui ha le barre vuote o comunque in esaurimento, può essere che si svegli anche prima dell'ora. In questo caso appunto farà un riposino molto breve, 10-15 minuti al massimo, perché appunto magari non riesce a dormire perché ha fame o è triste o appunto vuole giocare. Se lo lasciamo dormire così tranquillamente, potrà fare dei sogni e quindi vedremo che nella parte qui superiore dello schermo cominceranno a comparire vari disegni come l'osso, la palla, il disegnetto di quando deve stare seduto, molto molto carino come animazioni. Comunque il cucciolo andrà a dormire ogni sera in automatico alle 10 e si sveglierà alle 7 di mattina. Già, è molto mattiniero, ecco, mettiamola così, e va a letto abbastanza tardi. E ovviamente durante la notte non è possibile svegliarlo. Andiamo a vedere l'icona successiva, che è quella dell'addestramento. Quindi lo svegliamo.
Ecco qui, carino, che riapre i suoi occhietti. Eccoci qui. L'icona addestramento. Ora non vuole. Molto male, molto male. Non si può farci niente in questo caso. Vabbè, ve la mostro dopo, quando accenderemo questo. Proseguiamo con le icone. Questa qui è quella del gioco, come vi avevo già mostrato prima, il gioco della palla. Questa qui è l'icona della passeggiata. Il nostro cucciolo deciderà, anzi potrà fare passeggiate solamente una volta che avrà imparato a fare i bisognini al posto giusto. Quindi purtroppo prima di quel momento non potremo andare. Io sono riuscita, dopo svariati tentativi, a fargli fare finalmente questo paper training e ora può andare a fare la passeggiata. Quindi vediamo un po' di cosa si tratta. Semplicemente un'animazione in cui il nostro cucciolo cammina e corre sul marciapiede e potrà incontrare varie cose durante la sua passeggiata. Alberi, idranti, dove prontamente si fermerà a fare i propri bisognini, e talvolta anche delle ossa, quindi dei premi, dei piccoli premi. Comunque, se notiamo in alto a sinistra è selezionata l'icona dell'osso, possiamo cambiarla, quindi fargli fare anche il trick seduto o richiamarlo. Se decidiamo di premiarlo, le diamo l'osso, però appunto sarebbe da dare solo se riesce a fare giusto il trick. Proviamo a dirgli seduto. Ok, si è seduto, quindi in questo caso ha un senso dargli il premio. Se invece non farà il trick, potremo sgridarlo con questa, richiamarlo con questa funzione, però attenzione a non abusare mai di questo comando, perché appunto potrebbe fare arrabbiare o ancor peggio diventare triste il nostro cucciolo. Ora vediamo che qui aveva cominciato ad annusare per fare i propri bisognini, però poi ha trovato un osso. Andrà avanti per un po' così, quindi potete lasciarlo pure camminare. L'icona successiva è quella delle coccole, oppure possiamo pettinarlo e queste cose aumenteranno la sua felicità. Mi raccomando, anche qui non skippate mai le animazioni, altrimenti l'azione non verrà contata. Ecco qui, il nostro cucciolo è felice, si sta godendo la toelettatura. Bene, e poi non ci sono altre cose sotto questa icona. L'ultima icona è quella del richiamo. In caso appunto il cucciolo sparisca dallo schermo, possiamo richiamarlo. Come potete notare però si è accesa l'icona in basso a destra, quindi a questo punto io penso che sia perché si sia ammalato, perché le barre sono tutte a posto. Quindi proviamo a fargli l'iniezione. Esattamente come temevo, punturina in arrivo. Eccolo qui, guarito, e come vedete l'icona in basso a destra è sparita. Quindi ecco sì, l'unico modo per riconoscere che il proprio cucciolo è ammalato è appunto l'icona in basso a destra. Io ci provo ancora, vediamo se per caso vuole collaborare. Niente da fare, oggi non vuole imparare altri tricks. Si vede che è perché appunto proprio oggi ha imparato, gli ho fatto guadagnare una barra di addestramento, ha imparato a star seduto, come abbiamo visto che fa nella passeggiata. Comunque in linea di massima i tricks che può imparare sono 4. Dal primo giorno può imparare subito a star seduto, 3 giorni dopo l'inizio
imparerà a fare lo shake, quindi a dimenarsi un po', 6 giorni dopo imparerà a saltare e 9 giorni dopo imparerà a fare il rotolamento. Quindi se facciamo imparare tutti questi tricks al nostro cucciolo, durante le passeggiate diventeranno delle icone disponibili da fare e quindi potremo fargli fare tutta la serie di tricks che potremo vedere come saranno solo durante la passeggiata. Quindi potremo appunto decidere di fargli fare solo uno oppure di fargli fare una serie di questi tricks, però appunto dovremo essere nella modalità passeggiata ed averli già imparati tutti grazie a questa funzione che ora non so perché non mi lascia fare. Ora insieme a voi proverei ad accendere questo. Le batterie necessarie sono queste, piatte CR2032. Allora, appena inseriamo la batteria comparirà una piccola demo, quindi vedremo subito il nostro cucciolo nel giardino che camminerà avanti e indietro, però ci basterà premere un pulsante per cominciare a giocare. Allora, piccola premessa, questo qui proprio ha l'audio che non funziona e me ne sono accorta praticamente adesso perché non l'avevo mai acceso. Questo era quello esteticamente messo un po' meglio, quindi ho deciso di prendere questo per mostrarvelo, però purtroppo non ha l'audio. Allora, ci fa scegliere il formato dell'ora. Confermiamo con il tasto C, mettiamo un orario neutro, confermiamo questo giro con il tasto D ed eccoci qui al negozio di cani. Qui possiamo scegliere tra 4 cuccioli. Abbiamo 2 maschi e 2 femmine. Le statistiche di ciascuno compariranno premendo il tasto C. Di qui possiamo inserire il nome che vogliamo. Quando siamo pronti, se per esempio vogliamo farlo di 3 lettere, dobbiamo arrivare fino alla fine ed ecco qui il nostro cucciolo. Quindi volevo farvi vedere che ci sono 2 maschi, l'1 e il 2, e 2 femmine, il 3 e il 4. Ognuno di loro ha delle particolari caratteristiche. Per esempio il primo cucciolo maschio è abbastanza dal temperamento irruento, si arrabbia facilmente, ma è molto buono di salute e apprende in fretta. Il secondo invece non è molto intelligente, è molto felice, però la sua salute è così così. Le 2 femmine invece, ugualmente, la numero 3 si ammala facilmente, è felice, però è molto furba, impara in fretta. La 4 invece non impara in fretta, è felice, ma ha la salute molto buona. Quindi diciamo che non c'è un cucciolo meglio degli altri, dipende un po' penso da voi, da come volete, se preferite un maschio o una femmina, se lo preferite cagionevole o più in salute, oppure più propenso ad apprendere facilmente i vari trick o meno. Come vediamo, le barre sono abbastanza vuote, il peso e l'età erano basici, il punteggio è a 0, l'orario l'icona in basso a destra è accesa, vuol dire che appunto necessita di noi. Proviamo a dargli un pasto. Allora, questo vediamo che è il pasto degli adulti e quindi lo rifiuta. Se gli diamo però questo, lo accetta. Aspettiamo fino alla fine che lo mangi tutto. Che carino. Gli diamo anche un po' d'acqua da bere. Ecco qui. Una volta che il cucciolo avrà mangiato o bevuto, per la successiva mezz'ora continuerà ad andare a destra e a sinistra dello schermo, cercando di annusare per terra e di trovare un posto adatto per fare i propri bisogni.
farà questa animazione, quindi ha bisogno di voi, vi chiamerà e quando arriverà nel punto giusto, ovvero qui, ecco qui adesso come è ora, con la coda dritta alzata, voi dovrete premere quest'icona dell'addestramento e insegnargli il trick del seduto. Probabilmente anche voi avrete delle difficoltà in questa fase quando è cucciolo, però diciamo che questa cosa non è una cosa che va imparata necessariamente subito. Il paper training avrete bene o male tutto il tempo per fargliela imparare al meglio. Quindi vi basta sapere che quando è in questa posizione dovete appunto premere l'icona training e dargli il comando seduto. Se si comporta bene gli date l'osso, quindi il premio. Se invece non resta seduto lo richiamate, questo per un po' di volte fino a che non impara il comando. Una volta che imparerà il comando, o comunque finita l'animazione che va avanti e indietro, lo troverete in centro allo schermo con la coda dritta. In quel momento, velocissimi, dovete premere il tasto conferma, ovvero il terzo, C, e vedrete che il vostro cucciolo sarà automaticamente portato sopra la cuccia di destra a fare i propri bisognini. Le istruzioni purtroppo in fatto di paper training sono veramente scarse. Infatti io mi sono trovata male perché non si è capito affatto quello che appunto bisognava fare per insegnare al proprio cucciolo a fare i bisogni nel punto giusto, in quanto appunto la guida semplicemente si limita a dire di premere il bottone Do, ovvero il terzo, prima che sia troppo tardi, però appunto non è menzionato che bisogna anche selezionare l'icona del training e insegnargli il trick del seduto. Io sono riuscita a capirlo grazie al disegno, perché ho visto che appunto era selezionata quest'icona. Ci sono alcuni cuccioli, per esempio dei tipi che potevate scegliere al negozio inizialmente, i cuccioli numero 1 e numero 3 imparano prima il paper training, quindi devono essere portati al punto giusto 3 volte di fila su 8, mentre i cuccioli 2 e 4 5 volte di fila su 8. Questo è quello che io capisco. Se voi provate ad avere questo pet e vedete che funzionano altre teorie, sono tutta orecchie. Vi dirò, quando era cucciolo, essendo molto, come dire, irascibile, non si capiva bene come reagiva, come si comportava, non ho potuto appunto fargli apprendere il paper training grazie all'icona addestramento. Quindi io credo a questo punto che quando sono cuccioli basti semplicemente riuscire a beccarli nella mezz'ora successiva ai pasti quando sono in mezzo allo schermo. Questa è la mia teoria, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se riuscite a trovare una conferma o a smentire questo metodo. Spero di avervi chiarito eventuali dubbi o questioni che avevate. Spero ovviamente anche di essere riuscita a spiegarmi al meglio, perché so che molti punti sono stati un po' più macchinosi da spiegare, complesso in generale. Questo VPET ha come voto mio personale un 8, perché mi piace molto come animazione, è molto carino, dolce, tiene compagnia, quindi può effettivamente essere paragonato, ovviamente nei limiti, a un cucciolo vero,
tiene molto impegnato, però appunto per alcune sue azioni abbastanza macchinose non gli do un voto pieno e sarei tentata anche di dargli un po' un voto minore, però mi frega il fatto che appunto, essendo un oggetto della mia infanzia, ho molti ricordi legati, insomma, sia belli che brutti. Quindi spero di essere riuscita a darvi un'impressione più chiara possibile di questo Virtual Pet e spero di avervi fatto riflettere sul fatto che possa piacervi o meno e quindi di potervi consigliare o meno anche l'acquisto. Questi qui li ho trovati su eBay, ogni tanto saltano fuori appunto delle inserzioni anche a buon prezzo, anche delle aste alcune volte, quindi riuscite a trovarlo abbastanza semplicemente, insomma, anche ad un prezzo ragionevole. Ecco, mi spiace semplicemente che questo non avesse avuto l'audio, adesso proverò a controllarlo meglio ed eventualmente anche ad aprirlo, a darci un'occhiata, come mai non funziona, magari è semplicemente sporco. Sono passati esattamente 23 giorni dal primo giorno in cui ho acceso questo Virtual Pet e stamattina mi sono trovata così, mi sono svegliata e ho visto che lo schermo aveva questo numero, che è il totale dei punti che sono riuscita ad accumulare. Si può considerare terminato. Questo è il finale che ho ottenuto. Premendo il primo tasto non succede niente, il secondo neanche, il terzo nemmeno e il quarto nemmeno. Quindi presumo che per cominciare una nuova partita bisogna resettarlo. Mi sarebbe però piaciuto vedere stamattina se appunto prima di andarsene il cucciolo ha fatto qualcosa o mi ha salutato o mi ha lasciato un messaggio o qualcosa. Se per caso voi siete riusciti o riuscirete a beccare questa animazione, ve ne sarei grati se vorreste condividerla con me. Grazie. Con questo vi saluto, vi ringrazio di avermi guardato fin qui. Buona giornata, buona continuazione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!